Tra le figure più emblematiche e meno conosciute in Occidente troviamo un uomo che riuscì a sottomettere e conquistare territori ben più vasti di Alessandro Magno e forse anche dell'Impero Romano, un uomo il cui solo nome incuteva terrore e meraviglia, Gengis Khan. Della sua storia e delle sue conquiste conosciamo moltissimo, ma un'ultima domanda rimane ancora senza risposta. Dove è stato sepolto Gengis Khan? Fin dalla sua morte, avvenuta circa 790 anni fa, nel corso di una campagna militare, il luogo in cui sono state sepolte le spoglie del più grande conquistatore della storia restano un mistero avvolto nelle nebbie della leggenda. Oggetto della nostra analisi sarà proprio quest'ultimo aspetto che, nonostante innumerevoli campagne di ricerca e scavi, rimane ancora oggi senza risposta. Secondo le leggende, il funerale di Gengis Khan fu il più spettacolare che si fosse mai visto nelle ventose steppe mongole. Dopo la morte del grande condottiero, avvenuta nel 1227, migliaia di guerrieri e schiavi vennero infatti fatti marciare per centinaia di chilometri fino a raggiungere il luogo finale e segreto della sua ultima sepoltura. Cavalli e cammelli trasportarono tesori saccheggiati nelle città di tutta l'Asia centrale, icone della Chiesa ortodossa russa, monete d'oro provenienti da Samarcanda, il più importante nodo commerciale della Via della Sete in quell'epoca, armi e gioielli rastrellati dopo aver sconfitto i poderosi eserciti cinesi. Purtroppo nessuno di quelli che assistettero allo spettacolare corteo funebre visse abbastanza a lungo da raccontarlo. Gli eredi del condottiero mongolo non si risparmiarono in precauzioni per mantenere segreto il luogo dove era stato sepolto, presumibilmente in qualche zona delle vaste steppe della Mongolia. Secondo la leggenda, la guardia d'onore che aveva scortato il corpo fino al luogo di inumazione aveva ordine di uccidere qualunque testimone della processione funeraria. In seguito anche le stesse guardie furono uccise perché non parlassero. Altre fonti suggeriscono che gli sforzi messi in atto per nascondere i resti di Gengis Khan, che si pronuncia Chinggis Khan, andarono ben oltre. I cronisti raccontano che migliaia di cavalli calpestarono la terra attorno alla tomba per occultarne ogni traccia, o che furono piantati migliaia di alberi sopra di essa e in tutta la zona circostante. Secondo un'altra leggenda, il luogo di sepoltura fu mantenuto segreto grazie alle acque del fiume Onon, il cui corso fu appositamente deviato, e così rimasero le cose per circa 800 anni. Nel secolo successivo alla morte in battaglia di Gengis Khan, a quasi 70 anni di età, i suoi discendenti proseguirono l'opera di espansione dell'impero da lui creato, che si estendeva ormai dalle sponde del Pacifico fino al centro dell'Europa. Ben presto quell'impero sarebbe crollato senza lasciare nei territori d'origine nessuna città capace di sopravvivere a lungo. La tomba perduta del condottiero sarebbe divenuta quindi leggenda, sia in Mongolia che altrove. Secondo una delle credenze locali, disturbare il riposo del grande sovrano avrebbe provocato la fine del mondo. Il mistero si perpetuò fino al XX secolo. Durante la guerra fredda, per ragioni militari, era proibito effettuare ricerche nel nord-est della Mongolia, nei pressi della delicata zona di frontiera tra Cina e Russia. Nei 20 anni successivi al collasso dell'Unione Sovietica, il crescente orgoglio mongolo ha praticamente proibito la ricerca del grande eroe nazionale, equiparandola a una profanazione del suo sacro riposo.
Il fascino esercitato dalla sua tomba su esploratori e archeologi va però oltre le ricchezze che potrebbe custodire. L'imperatore mongolo fu infatti uno dei più grandi conquistatori della storia e la scoperta della sua tomba permetterebbe di gettare nuova luce non solo sulla sua vita e sulle sue imprese, ma anche sull'eredità lasciata dalla sua traiettoria politica. Gengis Khan nacque nel 1160 nei pressi dell'attuale capitale mongola Ulaanbaatar da genitori appartenenti all'aristocrazia nomade. Istruito come un principe guerriero, si immerse fin da subito nella caotica lotta politica che vedeva le tribù mongole schierate le une contro le altre. Nel 1206, grazie a una serie di guerre e alleanze, riuscì a unire il mondo mongolo sotto il suo governo. Successivamente Gengis Khan lanciò una serie di fulminanti campagne militari in Cina e Asia centrale, dando inizio a un centinaio di anni di dominio mongolo sul continente euroasiatico. Alla fine del XIII secolo gli eserciti guidati dai nipoti di Gengis Khan controllavano tutto il territorio compreso tra l'Oceano Pacifico e l'attuale Ungheria, il più grande impero che il mondo avesse mai conosciuto. Il condottiero all'origine di tutto questo era però ben noto per la sua brutalità e per la sua crudeltà. Tra il 1206 e l'anno della sua morte, il 1227, i mongoli ai suoi ordini imperversarono nelle steppe di Cina ed Eurasia, abbattendosi sull'Europa e sul Medio Oriente con conseguenze travolgenti. In sella ai robusti e rapidi cavalli delle steppe, i mongoli avevano una maggiore agilità di manovra rispetto ai loro avversari. Gli abitanti di città dell'Asia centrale come Samarcanda e Bukhara, importanti enclave commerciali nonché sedi di caravanserragli lungo la via della seta, furono vittime di brutali stragi di massa. I mongoli sottoponevano a volte i nemici ad una pratica conosciuta con il nome di misurarsi sull'asse. Qualunque maschio più alto del centro della ruota di un carro veniva decapitato. Da qualche anno vari storici hanno adottato una posizione revisionista nei confronti di Gengis Khan e del suo impero, elogiandone la tolleranza religiosa. Cristiani, ebrei, buddisti e musulmani erano infatti liberi di praticare la propria fede sempre che rispettassero i signori mongoli e i loro leader religiosi erano esentati dal pagamento dei tributi. Gengis Khan promosse anche l'uso della diplomazia come alternativa alla conquista militare, oltre a introdurre due innovazioni prima sconosciute nei territori da lui controllati: un alfabeto che facilitava le comunicazioni a lunga distanza e una moneta. Nonostante la sua importanza storica, esistono buone ragioni per cui la tomba di Gengis Khan non è mai stata trovata, oltre alle misure estreme adottate per garantire il silenzio di chi lo seppellì. La società mongola dell'epoca era nomade, le città e gli insediamenti stabili erano molto pochi e l'idea stessa di sepoltura non era comune. Quando un guerriero mongolo moriva, il cadavere veniva legato al suo cavallo e mandato nelle steppe dove gli animali necrofagi se ne sarebbero occupati. La febbre contemporanea per trovare il luogo di sepoltura di Gengis Khan è iniziata al principio degli anni 90 del XX secolo, con una spedizione giapponese in Mongolia che è stata però subito sospesa di fronte alla forte ostilità dei locali. Ciò nonostante, un pittoresco personaggio di nome Maury Kravitz, a metà anni 90, ha rilanciato la ricerca della tomba dell'imperatore mongolo facendone una sorta di sfida globale. La spedizione di Kravitz, che ha cercato in tutti i modi di nascondere le fonti della sua ispirazione, si è concentrata su una zona vicino al monte Burhan al-Dun, chiamata Ik Korig, ovvero Grande Tabù. Secondo la tradizione mongola, la montagna e l'area circostante erano infatti considerate proibite.
Per secoli i nobili mongoli si fecero seppellire in una valle isolata in questa zona e molti pensano che anche Gengis Khan possa avervi trovato riposo. Per scoraggiare il nazionalismo mongolo, le autorità sovietiche hanno dichiarato l'area ad accesso limitato. Kravitz era convinto che alcuni fiumi vicini a Burhan al-Dun lo avrebbero condotto al sito della tomba. Secondo un racconto del XV secolo, il giovane Gengis Khan, dopo aver vinto un'importante battaglia, aveva detto ai suoi compagni che quello era il luogo dove avrebbe voluto essere seppellito. La ricerca dell'eccentrico milionario Kravitz si è conclusa nel 2002, dopo una serie di disavventure che qualcuno ha definito la vendetta del Khan. La spedizione è stata poi ostacolata dal crescente sciovinismo della Mongolia, dove Gengis Khan è venerato come un eroe nazionale. La spedizione ha attirato una forte ostilità basata sulla tradizionale credenza religiosa secondo cui il luogo di riposo dei morti deve essere lasciato in pace. A metà campagna il primo ministro mongolo ha infatti revocato a Kravitz il permesso di effettuare gli scavi. La ricerca della tomba di Gengis Khan però non si è conclusa con Kravitz. Nei 15 anni trascorsi dalla sua rinuncia, le indagini si sono basate soprattutto sulla tecnologia d'avanguardia. Il tentativo più noto di trovare l'inumazione del Gran Khan è stato condotto dalla National Geographic Society in collaborazione con Albert Yu-Min Lin, ingegnere dell'Università della California a San Diego. Come Kravitz e molti altri, Lin era affascinato dall'idea di trovare la tomba del Gran Khan, ma avendo viaggiato per il paese era consapevole di quanti mongoli si opponessero alla presenza di archeologi e avventurieri stranieri nei loro luoghi sacri. In collaborazione con ricercatori locali, Lin ha utilizzato unicamente strumenti digitali per cercarne la tomba, rinunciando a qualsiasi tipologia di scavo. Il suo progetto di 3 anni ha messo insieme l'analisi di foto satellitari e sistemi GPS con i dati forniti dai georadar e sensori che misurano piccoli cambiamenti nelle proprietà magnetiche del suolo. Albert Yu-Min Lin ha sfruttato anche la forza della leggenda di Gengis Khan per riunire oltre 10.000 collaboratori. Una parte del suo progetto, che è stata ribattezzata Valle dei Khan, prevedeva infatti di mettere online le immagini satellitari del paesaggio mongolo. I volontari hanno studiato le fotografie di un'area di 6.000 km² e hanno segnalato alla squadra di Lin 2,3 milioni di luoghi peculiari, ovvero di strutture da analizzare più in dettaglio. Il risultato pubblicato sulla rivista PLOS ONE nel 2015 è consistito nella scoperta di 55 siti archeologici non ancora scavati. Questo lascia aperta l'affascinante possibilità che uno di questi luoghi sia il luogo di sepoltura cercato. Nel frattempo gli archeologi hanno trovato altri siti importanti collegati al fondatore dell'impero mongolo. Nel 2012 alcuni ricercatori giapponesi hanno individuato le rovine di quelli che, a detta loro, sono i resti del palazzo di Gengis Khan, datati grazie alla presenza di ceramica dell'epoca e del suo governo. Negli ultimi decenni gli studiosi di vari istituti di ricerca hanno localizzato Karakorum, nota come la città di Gengis Khan, e vi hanno condotto ampie campagne di scavo. Secondo le iscrizioni del XIII secolo trovate nel sito, fu fondata nel 1220 quando l'imperatore piantò qui per la prima volta la sua tenda. La ricerca della tomba di Gengis Khan continuerà sicuramente a esercitare il suo fascino e che dia buoni risultati o meno permetterà di conoscere sempre meglio il più grande conquistatore della storia, un fatto forse di maggiore importanza rispetto a qualsiasi oggetto possa contenere il suo sepolcro.
Come se non bastasse, la tradizione vuole che l'imperatore sia stato tumulato su una montagna nella provincia di Khenti, chiamata Burkhan Khaldun, a 160 km da Ulaanbaatar. Tra le rocce, quindi, non in una pianura come i sovrani Xiongnu, dove 1000 cavalli avrebbero potuto galoppare più facilmente. Oltretutto in antichità esistevano almeno 5 luoghi sacri indicati come Burkal Khaldun, anche se la moderna localizzazione sembrerebbe essere quella giusta. In ogni caso, l'area montuosa era un tempo accessibile solo ai membri maschi della discendenza reale del Khan e oggi è patrimonio dell'UNESCO, quindi off limit per i ricercatori. Il segreto sul luogo dove Gengis Khan riposa sembra essere destinato a durare a lungo, forse in eterno. L'area, circa 400 km², venne recintata da un cordone di soldati che ne controllava gli accessi. Nessuno ne poteva entrare. Divenne un'area sacra, la cui violazione sarebbe stata punita con la morte. Una tradizione che venne tramandata di generazione in generazione e che perfino i sovietici, per non inimicarsi la popolazione, decisero di rispettare e mantenere. Non è escluso che la tomba di Gengis Khan un giorno sarà trovata altrove e forse cercando altre vestigia archeologiche. Non si può escludere che la sepoltura del condottiero potrebbe essere molto simile a quella dei re del popolo nomade degli Xiongnu, che abitarono la parte centrale della Mongolia, in particolare la provincia di Arkhangai dal III secolo a.C. al I secolo d.C. Secondo Dimaya Ferdenbatar, capo del Dipartimento di Archeologia dell'Università di Ulaanbaatar, che sta svolgendo ricerche sulle tombe degli Xiongnu, questo popolo è un antenato del popolo mongolo, cosa che pensava anche Gengis Khan. Per questa ragione le modalità di sepoltura dei mongoli potrebbero essere simili a quelle degli Xiongnu e la tomba di Gengis Khan potrebbe avere un aspetto simile a quella dei loro re. Le tombe dei re Xiongnu si trovavano a circa 20 metri sottoterra, all'interno di camere funerarie fatte di legno e in superficie l'unica presenza della tomba era segnata da alcune pietre disposte in forma quadrata. Una delle tombe trovate e studiate da Erdem-Batar conteneva manufatti di origine cinese e romana, una prova delle relazioni diplomatiche dei sovrani Xiongnu e delle possibilità dei commerci dell'epoca. E probabilmente anche la tomba di Gengis Khan conterrebbe simili tesori provenienti dai numerosissimi territori che formavano il suo impero. È una delle ragioni per cui gli archeologi vorrebbero tanto trovarla. Una tomba come quella dei re Xiongnu però sarebbe stata molto facile da nascondere, sarebbe bastato evitare di mettere le pietre in superficie o altrimenti spostarle per rendere definitivamente impossibile trovarla. Allo stato attuale dell'arte, la ricerca dell'ultima sepoltura di questo incredibile condottiero rimane ancora oggi senza risposta. Solo qualche indizio ci ha portato in una zona così vasta della Mongolia che sarebbero necessari anni e anni di indagini per poter giungere a ottenere nuove strade da percorrere. La ricerca continua, ma intanto esiste una ulteriore curiosità a cui si è riusciti solo recentemente a dare risposta. Gengis Khan fu un grande conquistatore di popoli e di terre, più di Alessandro Magno, ma anche di cuori femminili. Al condottiero mongolo, vissuto tra il 1162 e il 1127, bastò una vita di soli 65 anni per lasciare decine e decine di eredi che poi nei secoli sono diventati centinaia e migliaia di bisnipoti con la sua nobile firma genetica nel loro DNA. Ad oggi si stima che in tutto il mondo vi siano almeno 16 milioni di discendenti di Gengis Khan.